Ragazzi, abbiamo parcheggiato e adesso vi porto in un posto dove non avrei mai pensato di portarvi. Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ed eccoci qua, siamo arrivati al Ponte Coperto o Ponte Ticino o anche detto Ponte del Diavolo. Consta di 5 campate e fino al XIX secolo era l'unico ponte in muratura presente dal Lago Maggiore alle foci del Po. Il Ponte Coperto collega il centro cittadino al Borgo Ticino, è il simbolo della città di Pavia, è molto caratteristico ed è completamente coperto con 2 portali alle estremità e presenta una piccola cappella religiosa al centro. Vicino al Ponte Coperto c'è anche questa statua della lavandaia, icona del Ponte Coperto, un'opera di Scapolla, e adesso vi racconterò anche di questo. Intanto vi lascio ammirare la bellezza di questo punto qui, che in quest'ora non c'è neanche nessuno, forse complice l'ora di pranzo, è tanta roba. Giornata bellissima oggi. Questo è il Ticino e questo qui sotto di noi è Borgo Ticino. Queste case qui sono tutte colorate, gli anni passati ovviamente, non adesso. Quando il Ticino esondava, queste case venivano letteralmente invase dall'acqua. Ma adesso vi racconto un po' di questo ponte. Partiamo un po' da quello che è la leggenda. La leggenda narra che nel Natale del 999, quindi oltre 1000 anni fa, la notte di Natale sul Ticino c'era un'infinità di nebbia e gli abitanti di Borgo Ticino, quelli che sono alle vostre spalle in questo momento, non riuscivano ad attraversare il fiume per andare alla messa di Natale. Voi immaginate nel 999 le luci non ci sono come oggi, le imbarcazioni non sono quelle di oggi e tante cose non sono come quelle di oggi. Il Ticino certamente non aveva questa portata, ne aveva una molto più grande e la nebbia, anche se di poche centinaia di metri stiamo parlando, è un fattore che incideva parecchio. Nel frattempo tra la folla compare una persona vestita di rosso che sostiene di riuscire a costruire il ponte in una notte in cambio dell'anima della prima persona che lo sorpasserà. In quel momento sopraggiungeva dalla vicina chiesa l'arcangelo Michele, che riconosce in quella persona vestita di rossa il demonio e decide di trattare con lui, accetta la sua proposta. Il ponte viene fatto, l'indomani però la prima anima che attraverserà quel ponte sarà un caprone. Ovviamente il demonio è imbestialito, scatena una tempesta, ma il ponte resiste, il diavolo fugge e i paesi riconoscenti fecero costruire una piccola chiesa al centro del ponte. E da qui prende anche il nome questo ponte di Ponte del Diavolo. Quindi abbiamo detto Ponte del Diavolo, Ponte del Ticino, Ponte Coperto. Questo è il racconto. La realtà è che questo ponte risale al XIV secolo. L'ultima ristrutturazione di questo ponte è stata fatta tra il 1949 e il 1951. Su questo ponte, tra l'altro, passò anche il re Carlo Alberto. Adesso dal ponte arriviamo alla statua della lavandaia e vi racconto anche il perché questa statua è un simbolo della città di Pavia. Nel frattempo mi sono spostato da quest'altro lato perché, complice l'orario, si sta affollando vicino alla statua della lavandaia e dentro le riprese verrebbero persone che probabilmente non dovrebbero esserci, quindi mi sono spostato da questa parte qui, ma comunque ve la racconto ugualmente la storia. Si narra che l'artista Scapolla, rappresentato in Sciura Teresina, ha rappresentato sua madre, che a quanto pare era una lavandaia. La lavandaia era un lavoro che qui nel Pavese andava particolarmente anni fa. Era un lavoro particolarmente duro e poco pagato. Fondamentalmente si lasciavano a bagno in delle vasche di cemento dentro il Ticino i panni sporchi, l'indomani si raccoglievano, si lavavano, presi, portati sulla sponda e lavati a mano sui classici assi di legno, fatti asciugare, e poi i mariti riconsegnavano la biancheria ai loro proprietari. È un lavoro che iniziava presto al mattino e finiva tardi alla sera, e si dice che durante le loro tante ore di lavoro le lavandaie non facessero altro che cantare, e la canzone che andava per la maggiore era La donna immobile, il Rigoletto di Verdi. Questa è la vista che c'è dal ponte, quello lì è Borgo Ticino dove eravamo poco fa, e questa qui è la copertura a cassettone del ponte. Non so se si vede, ma è tutto in legno, è completamente in legno. E tra qualche secondo vi mostrerò la cappelletta di cui vi parlavo prima. Eccola qua. Questa è la cappelletta che c'è sul ponte, ovviamente chiusa, ed è esattamente a metà del ponte, nella parte più alta del ponte. Questa qui è la cappelletta.
Qui siamo esattamente nella parte più alta delle campate del ponte e qui siamo nell'altra entrata del ponte, siamo dalla parte opposta dove eravamo prima. Qui si attraversa il ponte e praticamente si è nel centro di Pavia, da lì inizia l'area pedonale. Ma adesso basta con ponti, lavandai e quant'altro, riattraversiamo il ponte e ci troviamo un posticino tranquillo vicino a dove ho parcheggiato la moto, dove possiamo stare in tranquillità, parlare, raccontarvi e spiegarvi il motivo per cui vi ho portato qui a Pavia oggi. Dopo questa breve parentesi storico-culturale arriviamo al nocciolo del video. Il nocciolo del video sono questi fantastici guanti della InBike, sono guanti riscaldati adatti sia per sport invernali sia per andare in moto. Vi faccio una breve parentesi, sono arrivati circa 15 giorni fa e quest'anno è un inverno particolarmente caldo tra virgolette, però ho avuto la fortuna settimana scorsa dalle parti dove vivo io c'erano al mattino -7, -4 gradi, 3 giorni queste temperature qui abbiamo avuto e ho avuto modo di provarli in quelle condizioni. Vi devo dire che nonostante la temperatura fosse particolarmente bassa, il guanto si è comportato divinamente e adesso andrò a descrivervelo nel dettaglio. È un guanto innanzitutto pensato non solo per la moto ma particolarmente per gli sport invernali. Infatti, come potete vedere, viene fornito con questo laccetto qui. Questo laccetto viene messo sul polso e lo conoscono bene soprattutto chi fa snowboard. Questo è un modo per non perderli. Ovviamente questo laccetto può essere rimosso, c'è una clip, si sgancia e voi potrete usare il guanto tranquillamente per andare in moto senza nessun tipo di problemi come l'ho usato io. Il guanto praticamente è l'interno è in Tinsulet 3M, è un guanto impermeabile con rinforzi di pelle di capra sul palmo e sulle nocche delle dita. Non presenta nessun tipo di protezione, essendo un guanto invernale non presenta protezione in carbonio, ma è particolarmente imbottito e vi devo dire che con le temperature basse, con la batteria che ci aiuta, è decisamente tanta roba. Presenta un velcro nella parte alta del guanto dove è possibile regolare il guanto a seconda dell'ampiezza del polso. Nella parte posteriore invece c'è l'alloggio dove vanno inserite le batterie. Questa è la batteria, questo è lo spinotto, si inserisce la batteria, si mette la batteria dentro questo sacchetto posto sul retro del polso, si chiude e per attivarlo c'è questo pulsante qui. Adesso ve lo mostro magari a favore di luce. Il guanto ha 3 densità: debole, media e forte. Con quella forte la durata della batteria è dalle 2 alle 2 ore e mezza. Io ho avuto modo di provarla in questa versione, ho provato al massimo della potenza e devo dire che scalda molto. Alla temperatura media è anche un buon riscaldamento, alla temperatura bassa con l'aiuto delle manopole ho viaggiato decisamente bene. 2 ore, 2 ore e mezzo alla massima potenza, 3-4 ore alla potenza media, 4-5 ore alla potenza bassa. Le pile comunque le potete ricaricare anche durante il viaggio in moto. Se mai dovessero scaricarsi le batterie in moto c'è modo di ricaricarle anche quando si è in viaggio. Ovviamente non si possono utilizzare le batterie sui guanti. Tramite questa presa USB attaccate l'USB alla moto, la pila la togliete dal guanto, la inserite nel suo alloggio e va a ricaricarsi dalla presa USB. Sul cavo che vi viene fornito con il guanto c'è un LED verde quando la batteria è carica, LED rosso quando la batteria è in carica, e sono 2 le batterie ovviamente, uno per guanto. Sono estremamente caldi, confortevoli, comodi, robusti. Presentano sul pollice è presente un inserto in gomma per pulire eventualmente la visiera in caso di arrivo di acqua, pioggia o sporcizia varia. All'interno del guanto è presente pelle di capra sia sul palmo che sul pollice, sulle dita c'è della gomma in maniera da dare più grip alle manopole e altra pelle di capra è presente sulle dita nella parte esterna. Quest'altra parte qui ovviamente è in tessuto, sono impermeabili. All'interno vi ho detto c'è 3M Tinsulet e sono estremamente caldi. È un prodotto leggero, comodo e nonostante sono abbastanza imbottiti sono particolarmente anche sensibili. Ho avuto modo di provarli anche senza l'ausilio della batteria e devo dirvi che sono dei guanti estremamente caldi. Il prezzo finale di questo prodotto è 149 euro. Se foste interessati a questo prodotto vi lascio un codice sconto all'interno del video, all'interno della descrizione del video, con cui potete avere uno sconto del 15%. I guanti vi vengono forniti in questo simpatico sacchetto con la scritta InBike e i tempi di spedizione sono molto veloci, in 7-8 giorni avrete il prodotto a casa. Ma facendo un po' di ombra magari si vedono meglio i LED. Allora, adesso ho inserito la batteria, questa è la massima potenza, 3 LED, con una piccola pressione sul pulsante si può scendere alla temperatura media, un altro piccolo clic si arriva alla temperatura bassa. Se si preme ancora
si spengono. Alla massima potenza, vi dicevo, la durata della batteria è 2 ore e 2 ore e mezza, alla potenza media la durata della batteria è 3-4 ore, alla potenza minima la durata della batteria sale a 4-5 ore. Se si preme ulteriormente si spegne. Come vi dicevo, sulla parte alta delle dita c'è un rivestimento in pelle di capra, nella parte alta del polso c'è una regolazione col velcro ovviamente, e nella parte posteriore del guanto c'è questo rinforzo in pelle di capra, gomma nella parte in alto delle dita, pelle di capra all'interno del polso e questa parte in gomma per pulire appunto la visiera. Ragazzi, spero che il video vi sia stato d'aiuto. Se vi è stato utile fatemelo sapere nei commenti, se vi è piaciuto lasciatemi un like, condividetelo. Se non l'avete ancora fatto l'invito è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta benzina. Ciao, al prossimo video!